Nell'anno 25 a.C., l'uomo più potente del mondo, l'imperatore Augusto, aveva appena conquistato l'Egitto. Roma era invincibile. Il suo sguardo si posò a sud, lungo il Nilo, verso le terre ricche d'oro della Nubia. Ma la Nubia non era pronta a inginocchiarsi. Dalla capitale Meroe partì un contrattacco devastante. Un'armata di 30.000 guerrieri nubiani travolse le guarnigioni romane, conquistò Assuan e File e abbatté le statue dell'imperatore. A guidare quell'esercito c'era una donna, una regina guerriera. Il suo titolo era Candache, il suo nome Amanirenas. I romani, nel tentativo di demonizzarla, la descrissero come una donna mascolina, terribile, cieca da un occhio. Non capivano che quella ferita era il simbolo della sua tempra. Questa non è solo la storia di come una regina con un occhio solo osò sfidare e, per certi versi, umiliare l'impero romano, costringendo Augusto a un trattato di pace. Questa è la storia dell'impero che quella regina proteggeva, il regno di Kush. Un regno dimenticato, sorto nell'attuale Sudan, che rivaleggiò con l'Egitto per 1000 anni. Una civiltà potente, che diede vita ai faraoni neri che conquistarono la terra dei loro antichi padroni. Una terra di regine combattenti, di maestose piramidi aguzze e di un'industria del ferro così vasta da meritarsi il soprannome di Birmingham dell'antichità. Come ha fatto questo regno africano a prosperare per secoli? Come sconfissero i legionari? E perché la loro storia è stata quasi cancellata? In questo documentario sveleremo l'eredità dell'implacabile regno di Kush e della sua più grande regina. Molto prima che Roma esistesse, e mentre l'Egitto costruiva le sue prime piramidi, lungo le anse meridionali del Nilo, nell'attuale Sudan, prosperava un'altra civiltà. Gli egizi la chiamavano Taseti, la terra dell'arco, per l'abilità leggendaria dei suoi arcieri. Ma la regione era conosciuta soprattutto con un altro nome, Kush. Per millenni, la storia di Kush è stata vista solo come una nota a piedi pagina di quella egizia. Un vicino meridionale, ricco di risorse, da cui attingere oro, avorio, ebano e soldati. Ma questa è una visione distorta. Kush non era solo un satellite, era un rivale. Intorno al 2500 a.C., mentre l'Egitto era nell'antico regno, i Cushiti fondarono la loro prima grande capitale, Kerma. Kerma non era un semplice avamposto commerciale. Era una metropoli urbana, difesa da mura imponenti. Al suo centro sorgeva una struttura unica che confonde ancora oggi gli archeologi, la Defufa occidentale. Non è una piramide, non è un tempio egizio. È un massiccio edificio in mattoni di fango alto quasi 20 metri, probabilmente un tempio, che dominava la città. Kerma era un centro di potere autonomo, con propri re, una propria religione e una propria, raffinatissima arte, famosa per le sue ceramiche sottili come gusci d'uovo. I faraoni della XII dinastia egizia, come Sesostri III, capirono presto la minaccia. Eressero una serie di massicce fortezze di confine, come quella di Buen, non solo per commerciare, ma per contenere la potenza di Kerma. Per secoli fu un equilibrio teso. Ma quando l'Egitto cadde nel caos del secondo periodo intermedio, invaso dagli Ixos a nord, i re di Kerma ne approfittarono. Si espansero verso nord, saccheggiarono le fortezze egizie e governarono come una potenza indipendente. L'equilibrio si spezzò intorno al 1500 a.C. L'Egitto, rinato e militarizzato sotto la XVIII dinastia, la dinastia dei grandi faraoni guerrieri come Tutmose I e Tutmose III, non tollerava più un rivale a sud. La vendetta fu brutale. Kerma fu rasa al suolo. Il regno di Kush venne annientato e la Nubia fu trasformata in una provincia dell'impero egizio. Per i successivi 500 anni, la Nubia divenne la mucca da latte dell'Egitto. L'oro estratto dalle sue miniere finanziò le tombe della Valle dei Re e i templi di Karnak. I figli dei nobili cusciti venivano portati a Tebe per essere civilizzati, ovvero egizianizzati. L'Egitto impose la sua lingua, i suoi dei. Amon divenne il dio supremo anche in Nubia e vi insediò i suoi governatori. Sembrava la fine della cultura nubiana, una sottomissione totale. Ma l'Egitto, dominando Kush, stava inconsapevolmente piantando i semi della sua stessa futura conquista. I dominati stavano imparando.
Mentre l'impero egizio, un tempo invincibile, iniziava a sgretolarsi, accadde l'impensabile. Attorno al 1070 a.C., il nuovo regno collassò. L'Egitto si frammentò. Il potere centrale svanì, diviso tra dinasti locali al nord e un clero strapotente a Tebe. Per secoli, il caos regnò sulla terra dei faraoni. Ma a sud, in Nubia, la fiamma della civiltà egizia non si era spenta. Anzi, bruciava più pura. Dimenticata da un Egitto diviso, l'antica provincia di Kush rialzò la testa. Ma i nuovi signori nubiani non si consideravano ribelli. Si consideravano i veri eredi della tradizione faraonica. Il loro centro di potere divenne la città di Napata, situata ai piedi di una montagna sacra dalla cima piatta, il Jebel Barkal. Loro credevano che quella montagna fosse la dimora meridionale del loro dio supremo, Amon. Mentre a Tebe la fede vacillava, a Napata i re cusciti si proclamarono i veri campioni del dio. E guardarono a nord, non con bramosia di conquista, ma con zelo da riformatori. Vedevano un Egitto corrotto, caotico, caduto in mano a signorotti libici che avevano tradito gli dei. Il momento arrivò intorno al 730 a.C. Il sovrano di Napata era Pianchi, a volte chiamato Pie. Quando un signore del delta del Nilo minacciò di unificare il nord e invadere il sud, Pianchi agì. Non la definì un'invasione, la definì una crociata. Nella sua Stele della Vittoria, un documento straordinario, Pianchi si descrive come il faraone legittimo, chiamato da Amon a purificare l'Egitto. La sua campagna fu inarrestabile. Risalì il Nilo con la sua armata. Le città egizie, inclusa la potente Tebe, gli aprirono le porte, accogliendolo come un liberatore pio e legittimo. Pianchi sconfisse la coalizione dei signori del nord, assediò e conquistò Menfi, l'antica capitale. I suoi avversari sconfitti non furono giustiziati, furono costretti a rendergli omaggio, riconoscendolo come unico, vero faraone. Era nata la 25ª dinastia. Per quasi un secolo, i faraoni neri governarono un impero che si estendeva da Khartoum, in Sudan, fino al Mar Mediterraneo. Sovrani come Shabaka e il grande Taharqa non governarono come conquistatori stranieri. Diedero vita a una rinascita. Costruirono templi magnifici, restaurarono monumenti antichi e riportarono in auge stili artistici dimenticati. A Napata, e persino in Egitto, iniziarono a costruire le loro tombe in una forma che l'Egitto stesso aveva abbandonato da secoli, la piramide. Avevano conquistato l'Egitto, ma nel farlo erano diventati più egizi degli egizi stessi. Tuttavia, il loro impero unificato attirò l'attenzione di una nuova, terrificante superpotenza che si affacciava sul Medio Oriente, un nemico dotato di armi di ferro e di una crudeltà leggendaria, gli Assiri. Il sogno dei faraoni neri di governare un Egitto unificato si scontrò contro il ferro. Gli Assiri, guidati da re spietati come Assurbanipal, scesero sul Nilo. L'esercito cuscita, guidato dal faraone Taharqa e dal suo successore Tanutamani, combatté valorosamente, ma la superiorità militare assira era schiacciante. Intorno al 656 a.C., gli Assiri saccheggiarono Tebe in modo così brutale che l'eco di quella distruzione risuonò in tutto il mondo antico. I faraoni neri furono costretti a una scelta dolorosa: ritirarsi dall'Egitto e tornare nella loro patria nubiana, o vedere il loro intero esercito annientato. Abbandonarono l'Egitto per sempre. La loro vecchia capitale, Napata, era troppo vicina al confine egizio, ormai controllato da faraoni fantoccio messi dagli Assiri e poi dai Persiani. I re di Kush spostarono il loro centro di potere molto più a sud, circa 300 km oltre Napata, tra la quinta e la sesta cataratta del Nilo. Fondarono una nuova capitale, in una posizione strategica, al riparo dalle minacce del nord e all'incrocio delle rotte commerciali che portavano all'Africa interna e al Mar Rosso. La città si chiamava Meroe. Se Napata era la Roma di Kush, Meroe ne divenne la Costantinopoli. Qui, la civiltà cuscita visse la sua età dell'oro, sviluppando un carattere unico, sempre meno egizio e sempre più africano. Mentre l'Egitto passava di mano in mano, Assiri, Persiani, Greci, Meroe prosperava in modo indipendente. La prova più evidente della loro cultura unica sorge ancora oggi nel deserto, la necropoli reale. Centinaia di piramidi,
molto diverse da quelle di Giza. Sono slanciate, con angoli acuti, quasi gotiche, costruite in arenaria rossa. Tombe per re e, soprattutto, per regine. I re di Meroe abbandonarono persino i geroglifici egizi, che ormai pochi capivano. Svilupparono la propria scrittura, l'alfabeto meroitico. Lo vediamo inciso su stele e templi, ma rimane un enigma. Conosciamo il suono delle sue 23 lettere, possiamo leggere le parole, ma non sappiamo il significato. La lingua di Meroe resta, in gran parte, non decifrata. Ma la vera fonte del potere di Meroe non era la sua scrittura, ma il suo sottosuolo. Meroe era circondata da foreste, oggi scomparse, che fornivano il combustibile per le fornaci, e da ricchissimi giacimenti di minerale ferroso. La città divenne uno dei più grandi centri di produzione del ferro del mondo antico. Le enormi colline di scorie, visibili ancora oggi, le fecero guadagnare il soprannome di Birmingham dell'antichità. Questo non significava solo ricchezza, significava armi. Armi di ferro per equipaggiare i suoi eserciti e difendere la sua indipendenza. E a Meroe, a brandire quel potere, non erano solo gli uomini. Mentre Meroe fioriva, la sua struttura di potere prese una piega unica nel mondo antico. Nelle corti di Atene, e persino nella Roma repubblicana, le donne potenti agivano quasi sempre nell'ombra, attraverso i loro mariti o figli. A Meroe regnavano alla luce del sole. Il sistema di successione cuscita non era sempre di padre in figlio. Spesso era matrilineare. Il trono passava al figlio della sorella del re. Questo dava un'importanza immensa alla linea di sangue femminile. In questo sistema, la donna più potente del regno era la Core, il re, ma subito dopo di lui, e a volte persino al suo fianco, c'era la Kandake. Kandake non è un nome proprio, ma un titolo. Gli studiosi dibattono sul suo significato esatto. Poteva essere la regina madre, la madre del re in carica, che governava come reggente. Oppure, come indicano sempre più prove, poteva essere un titolo per una regina regnante a tutti gli effetti. Mentre gli scrittori greci e romani, come Strabone, guardavano a questa usanza con un misto di shock e disprezzo, parlando di regine mascoline, i rilievi di Meroe ci raccontano un'altra storia. Le Kandake venivano raffigurate con gli stessi simboli del faraone. Indossavano la doppia corona, officiavano i riti religiosi più sacri e, cosa più sconvolgente per il mondo classico, venivano ritratte in battaglia, nell'atto di colpire i nemici del regno. Non erano consorti silenziose. Erano comandanti militari, leader spirituali e capi di Stato. Figure come la Kandake Amanishakheto furono sepolte con tesori incredibili, rivaleggiando con quelli di qualunque re. Questo era il mondo da cui proveniva la donna che avrebbe osato sfidare l'uomo più potente della terra. Quando i legionari di Augusto, freschi della vittoria su Cleopatra, arrivarono ai confini della Nubia, non trovarono un re fantoccio da manipolare. Trovarono una Kandake, e il suo nome era Amanirenas. Anno 30 a.C. Cleopatra e Marco Antonio sono sconfitti. L'Egitto diventa una provincia romana, il granaio personale dell'imperatore Augusto. Il primo prefetto romano, Cornelio Gallo, marcia verso sud per fissare il confine, arrivando fino all'isola di File, al confine con la Nubia. Per Roma, Meroe è solo il prossimo regno da annettere o trasformare in uno stato cliente, un bottino ricco di oro e schiavi. Ma si sbagliavano. Nel 25 a.C., mentre il nuovo prefetto d'Egitto, Elio Gallo, era impegnato in una disastrosa spedizione in Arabia, la Kandake Amanirenas vide la sua opportunità. Non aspettò l'invasione. Attaccò per prima. Un'armata cuscita di 30.000 guerrieri, guidata dalla stessa Kandake, attraversò il confine. Travolse le guarnigioni romane a Siene, la moderna Assuan, e sull'isola di File. Per i romani fu uno shock totale. Ma i cusciti non si limitarono a saccheggiare. Fecero un gesto di sfida simbolica. Abbatterono le statue dell'imperatore Augusto, simbolo del suo potere divino, e ne portarono via i pezzi come trofei. Augusto, furioso, inviò un nuovo prefetto, Publio Petronio, un soldato duro e capace, con l'ordine di punire Meroe. Iniziò la guerra. La controffensiva di Petronio fu brutale. Con 10.000 legionari, riconquistò File e inseguì l'esercito cuscita nel loro stesso territorio.
Lo storico greco Strabone, fonte principale di questi eventi, ci racconta che la stessa Amanirenas guidò le sue truppe in battaglia. Fu probabilmente durante questi scontri feroci che la Candache perse un occhio, guadagnandosi dai romani l'epiteto sprezzante, ma involontariamente rispettoso, di regina con un occhio solo. Le legioni di Petronio erano inarrestabili. Si spinsero fino alla vecchia capitale, Napata, che saccheggiarono e rasero al suolo. Per Roma la guerra era vinta, ma per Amanirenas era solo iniziata. Nonostante la perdita del suo esercito e la distruzione di una città santa, la Candache si rifiutò di arrendersi. Ritiratasi a Meroe, continuò la guerriglia, attaccando persino una fortezza dove Petronio aveva lasciato una guarnigione. Petronio capì di essere in un incubo logistico. Poteva vincere ogni battaglia, ma non poteva occupare un regno così vasto, ostile e lontano. Meroe non era l'Egitto. Fu allora che Amanirenas fece la sua mossa più astuta. Inviò ambasciatori, non a Petronio, ma direttamente ad Augusto, che si trovava sull'isola di Samo. L'imperatore, già preoccupato per i parti a oriente e le tribù in Spagna, ascoltò. L'esito fu impensabile. Augusto concesse ad Amanirenas tutto quello che voleva. Firmò un trattato di pace nel 21 a.C. Roma non solo rinunciò a qualsiasi pretesa di tributi da Meroe, ma ritirò persino il confine romano più a nord. Il regno di Kush fu l'unico, tra i grandi nemici di Roma, ad aver combattuto una guerra contro Augusto e aver ottenuto una pace da pari. L'umiliazione finale di Augusto, però, non fu scritta su papiro. Rimase sepolta per 2000 anni. Nel 1910, gli archeologi a Meroe scavarono sotto le scale di un tempio dedicato alla vittoria. Lì trovarono un magnifico ritratto in bronzo, la testa di una statua di Augusto, una di quelle rubate durante il raid del 25 anno corrente. I cusciti l'avevano sepolta lì di proposito, affinché ogni persona che entrava nel tempio, ogni giorno, calpestasse simbolicamente il volto dell'imperatore di Roma. Amanirenas non solo aveva fermato Augusto, si era assicurata che il suo popolo lo umiliasse per l'eternità. La pace con Roma, siglata da Amanirenas, fu un trionfo. Garantì a Meroe secoli di prosperità e indipendenza. Mentre l'impero romano viveva la sua età dell'oro, Kush continuò ad essere un partner commerciale fondamentale. L'oro, l'avorio e gli animali esotici della Nubia arrivavano fino ai mercati di Roma, arricchendo i re e le regine di Meroe. Ma nessun impero dura per sempre. Il mondo stava cambiando, lentamente, ma inesorabilmente. Il declino di Meroe non fu causato da un'invasione romana, fu causato dall'economia. Nel III secolo d.C., l'impero romano, ormai in crisi, iniziò a preferire le rotte marittime più veloci del Mar Rosso per raggiungere l'India e l'Africa orientale. La vecchia via terrestre lungo il Nilo, controllata da Meroe, divenne secondaria. Meno commercio significava meno ricchezza. Meno ricchezza significava meno potere per la capitale. Allo stesso tempo, un nuovo aggressivo vicino era sorto ad est, negli altopiani dell'attuale Etiopia, il regno di Aksum. Aksum controllava i porti del Mar Rosso e, convertendosi al cristianesimo, divenne un alleato strategico prima di Roma e poi di Costantinopoli. Meroe, con i suoi antichi dei e la sua economia indebolita, era schiacciata tra due mondi. L'atto finale si consumò intorno al 350 d.C. Il re di Aksum, Ezana, invase la Nubia. In una famosa iscrizione, Ezana si vanta di aver marciato lungo il Nilo, di aver sconfitto i Cusciti e di aver incendiato Meroe. La millenaria civiltà di Kush si dissolse. Le sue città furono abbandonate e le sue piramidi inghiottite dalla sabbia del deserto. La loro scrittura, il Meroitico, cadde nell'oblio, portando con sé i segreti dei suoi re e delle sue regine. Per secoli, la storia di Kush è stata raccontata solo attraverso gli occhi dei suoi vicini, prima gli egizi, che li vedevano come servi, poi i romani, che li liquidarono come barbari. Oggi, le rovine di Meroe e le statue dei faraoni neri ci raccontano una storia diversa. La storia di una superpotenza africana che, per 2000 anni, ha forgiato il proprio destino. Una civiltà che ha conquistato i suoi antichi padroni e che, grazie al coraggio di una regina con un occhio solo, ha osato sfidare l'impero romano all'apice del suo potere.
e, cosa che nessun altro riuscì a fare, lo costrinse a fare un passo indietro. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video racconto.